Il ballottaggio frena gli estremisti? Beh, è esattamente questa la domanda affascinante che fa da motore alla nostra video overview divulgativa di oggi. Stiamo per immergerci in un paper di economia politica davvero incredibile, che ci dimostra come una regola elettorale, all'apparenza tecnica, quasi noiosa, possa in realtà stravolgere del tutto la politica locale e la nostra vita di tutti i giorni. Con un tono che vogliamo mantenere energico ma assolutamente accurato, andremo a confrontare il turno unico con il ballottaggio. Vedremo come funziona quel famoso confine dei 15.000 abitanti nei comuni italiani e scopriremo perché, paradossalmente, avere più candidati in corsa significhi avere meno poteri agli estremi e, pensate un po', anche una minore volatilità fiscale. Insomma, i dettagli contano. Entriamo subito nel vivo. Allora, partiamo dalle basi e mettiamo a confronto i due sistemi. Da una parte abbiamo il turno unico, una gara secca. Chi prende anche solo un singolo voto in più degli avversari vince, senza se e senza ma. Dall'altra parte c'è il ballottaggio. Se al primo giro nessuno ottiene la maggioranza assoluta, i due candidati più votati vanno a un secondo round, a un vero e proprio scontro diretto. Potrebbe sembrare solo un cavillo burocratico, giusto? Eppure, come vedremo, questo piccolo dettaglio nasconde un meccanismo in grado di alterare in modo radicale il modo in cui i politici si comportano e formano le loro alleanze. Tutto questo ci porta a un esperimento naturale letteralmente servito su un piatto d'argento, che ha preso forma in Italia a partire dai primi anni 90. La legge ha tracciato una linea invisibile ma netta. I comuni sotto i 15.000 abitanti votano con il turno unico, mentre quelli sopra i 15.000 abitanti usano il ballottaggio. Per i ricercatori questa divisione è stata una vera e propria miniera d'oro. Hanno potuto confrontare città praticamente identiche per economia, cultura e geografia, separate però da un'unica, cruciale regola del gioco. E qui emerge un paradosso fantastico. Logica vorrebbe che un sistema a doppio turno, essendoci più spazio per tentare la fortuna, favorisca il caos, la dispersione e magari dia megafoni più grandi alle voci radicali. Quindi la domanda sorge spontanea, ma è davvero possibile avere più candidati sindaco e allo stesso tempo meno estremismo politico? La risposta dei dati è un gigantesco sì. Il ballottaggio affolla letteralmente la scena politica di candidati, ma incredibilmente si traduce in una gestione della città molto più moderata. E i numeri confermano questa anomalia in un modo che non lascia spazio a dubbi. 29%. Passando nei comuni che si trovano un soffio sopra la soglia dei 15.000 abitanti, si registra un balzo in avanti del 29% nel numero di candidati sindaco rispetto a quelli appena sotto la soglia. È un aumento enorme. Significa che il doppio turno invoglia davvero più persone a mettersi in gioco. Eppure, nonostante questa valanga di candidati, l'influenza delle frange più estreme crolla vertiginosamente. Ma perché? Ok, diamo un'occhiata alla teoria dei giochi che c'è dietro. È affascinante. Al primo turno del ballottaggio, i partiti moderati sanno di avere i numeri dalla loro parte. Possono tranquillamente permettersi di correre da soli, senza firmare patti col diavolo. Sanno benissimo che se passano al secondo turno, gli elettori dei partiti estremisti, rimasti esclusi, andranno a votare il candidato moderato più vicino a loro, pur di non far vincere lo schieramento opposto. Il risultato? Gli estremi vengono tagliati fuori dai tavoli che contano e i moderati vincono senza subire ricatti politici. Nel turno unico, invece, la musica cambia brutalmente. Dato che si vince al primo colpo e ogni singola preferenza pesa come un macigno, un candidato moderato non può assolutamente permettersi di disperdere voti. È matematicamente obbligato a stringere alleanze e a scendere a compromessi con le fazioni più estreme già prima del voto. Se non lo fa, la frangia radicale corre da sola, ruba quei pochi voti cruciali e regala la vittoria agli avversari. Ecco perché qui, in questo sistema, le ali estreme hanno un potere contrattuale pazzesco. A supporto di tutto ciò, i ricercatori hanno isolato un'osservazione empirica molto chiara. Guardando ai dati storici del Partito Comunista Italiano, analizzati ovviamente in modo totalmente neutrale per capire le dinamiche delle formazioni politicamente più marcate, hanno notato una cosa curiosa. Nel sistema a ballottaggio, questo tipo di fazioni ha il doppio della probabilità di presentarsi alle elezioni correndo da sole. Certo, così misurano la loro vera forza elettorale, ma perdono totalmente la capacità di dettare l'agenda al futuro sindaco, perché i loro voti non sono essenziali per vincere il primo round. Quindi, riepilogando, il ballottaggio produce due effetti cristallini.
Un aumento dei candidati sindaco e un drastico calo di potere per gli estremi. Praticamente agisce come un filtro potentissimo. Toglie alle frange radicali il megafono durante la formazione delle alleanze. E la cosa più pazzesca di tutte è che questo avviene anche se le preferenze degli elettori rimangono identiche. Non è la gente che cambia idea, è semplicemente la regola del gioco che disinnesca l'estremismo e spinge inevitabilmente la politica verso il centro. Sezione 1. La volatilità fiscale e l'impatto sui cittadini. Ora, vi starete chiedendo, ok, ma a me, nella vita di tutti i giorni, cosa cambia? Cambia, ecco perché la vera conseguenza di questa teoria politica si misura dritta nel portafoglio di tutti, le tasse. Nello specifico, la ricerca analizza l'imposta comunale sugli immobili per le imprese introdotta negli anni 90, un tema che scotta in qualsiasi municipio. Per analizzare le fluttuazioni delle tasse, i ricercatori hanno osservato un dato empirico nudo e crudo sui bilanci comunali. Senza prendere le parti di nessuno, la tendenza statistica è questa. Le amministrazioni di centrosinistra tendono a imporre aliquote più alte sugli immobili delle imprese per finanziare servizi pubblici, mentre le amministrazioni di centrodestra tendono ad abbassarle. Ripeto, non è un giudizio di valore, è un dato matematico osservato nei bilanci dei comuni italiani. Bene, immaginate cosa succede quando cambia il colore politico in città. Nei comuni a turno unico, un passaggio di testimone provoca delle montagne russe fiscali. Le tasse oscillano violentemente perché il sindaco, ostaggio delle frange estreme, deve assecondare le loro richieste di cambiamenti drastici. Al contrario, nei comuni col ballottaggio, dove il sindaco è moderato e non ha debiti di coalizione con gli estremisti, le tasse rimangono incredibilmente piatte e stabili, anche se la città passa dalla destra alla sinistra o viceversa. L'impatto numerico di questa stabilità è a dir poco clamoroso, 61%. Lo studio ci dice che nei comuni col ballottaggio la volatilità delle tasse nel tempo crolla del 61%. Immaginate di essere un imprenditore. Passate dal non avere la minima idea di quante tasse pagherete l'anno prossimo a un ambiente prevedibile e sicuro. Questa stabilità è il frutto diretto di governi che non sono sotto scacco, liberi dalle continue pressioni di alleati radicali. E attenzione, non finisce mica qui. I ricercatori hanno misurato anche la volatilità trasversale, cioè la differenza del livello delle tasse tra comuni molto simili nello stesso identico anno. Anche qui il crollo è vertiginoso, 71% in meno. Questo significa che il ballottaggio non si limita a calmare le acque in un singolo comune, ma uniforma e rende coerenti le politiche economiche tra città diverse. Crea insomma un clima di grandissimo equilibrio diffuso. Arrivati a questo punto viene spontaneo a farsi l'avvocato del diavolo. Non è che le tasse sono più stabili solo perché con il ballottaggio i sindaci durano di più sulla poltrona? Un'ottima obiezione, che lo studio ha subito testato. Ma i dati dicono di no. Il turnover politico è virtualmente identico. I sindaci nei comuni sopra i 15.000 abitanti non restano in carica più a lungo, i governi cadono e si rinnovano con la stessa esatta frequenza in entrambi i sistemi. La stabilità fiscale non è data da chi sta incollato alla sedia, ma proprio dall'approccio moderato delle politiche. Se dovessimo tatuarci la conclusione di questo studio sarebbe questa citazione. Il ballottaggio riduce l'influenza degli estremisti e induce moderazione. Il nesso di causalità è provato. Se togli alle frange estreme il potere di ricattarti quando formi le alleanze, ottieni subito un'economia locale più solida e prevedibile. Non è teoria campata per aria, è un meccanismo istituzionale potentissimo che fa da scudo alla nostra economia contro scossoni inutili. Sezione 2. Un freno agli estremismi. Lezioni per le istituzioni. Facciamo un passo indietro e guardiamo la foresta invece del singolo albero. Questo gigantesco esperimento naturale italiano è una lezione d'oro per il design delle democrazie di tutto il mondo. Capire come basta ritoccare una regola di voto per spegnere la polarizzazione è una scoperta cruciale, specialmente al giorno d'oggi, dove l'estremismo politico sembra farsi largo un po' ovunque, nelle nazioni sviluppate così come in quelle emergenti. Del resto sappiamo tutti molto bene che un estremismo politico senza freni fa danni enormi. La ricerca ce lo ricorda senza mezzi termini. Riduce il benessere generale, soprattutto per chi cerca stabilità per vivere e lavorare. Genera un clima sociale tossico, pieno di disaccordi costanti e, cosa peggiore, paralizza i processi decisionali. Un governo bloccato dai veti delle fazioni estreme semplicemente non decide, danneggiando l'intera comunità. E questo ci lascia con un interrogativo finale che fa davvero riflettere. Se una soglia burocratica di 15.000 abitanti, un numero su un foglio di carta, ha il potere di stravolgere così profondamente l'economia e la politica di un'intera città, quali altre regole invisibili plasmano in silenzio la nostra società? Quanto di ciò che viviamo ogni giorno è dettato da ingranaggi istituzionali nascosti che diamo completamente per scontati? È un pensiero provocatorio che ci invita a guardare le fondamenta stesse delle nostre democrazie con occhi completamente nuovi.